Che cos'è un metodo di studio? Il metodo di studio è un insieme di strategie personali da scoprire e mettere in atto per studiare in maniera efficace, evitando inutili sprechi di tempo e senza stress. Cosa bisogna fare? Seguire le lezioni con attenzione e capire l'importanza dell'impegno e dell'ascolto in classe è fondamentale per sfruttare al massimo il tempo trascorso a scuola. Come si dice, chi bene comincia è a metà dell'opera. Questo consentirà di arrivare al momento dello studio a casa con una buona base di partenza. Il momento dello studio e dei compiti a casa a volte può diventare un vero incubo per chi lo vive come una noiosa imposizione. Va da sé che quando non vi è interesse verso un argomento, l'attenzione sarà scarsa e di breve durata. La didattica digitale rappresenta un valido supporto per aiutare a mantenere alto il livello di attenzione, sfruttando la tecnologia in quanto è stimolante e coinvolgente, utilizzando strumenti quali PC, tablet o smartphone. È fondamentale creare una routine giornaliera che, salvo imprevisti, scandisca le giornate di studio a casa. Bisogna individuare le ore della giornata da dedicare allo studio e ai compiti, in base ai propri tempi e in modo che ci sia spazio anche per sport e svago. È importante però essere responsabili rispetto al piano di marcia pattuito. Una volta stabilito il tempo da dedicare allo studio, sarà necessario individuare una strategia per ottimizzarlo. Il consiglio è di iniziare dai compiti che si ritengono più difficili e più ostici, poiché richiedono una maggiore concentrazione. La scelta del dove studiare è un altro fattore fondamentale affinché sia possibile ottimizzare il tempo a disposizione. Trovate un luogo dove sia possibile concentrarsi senza essere distratti. Quindi no a TV accesa mentre si studia e no a luoghi di passaggio dove si possa essere interrotti da altri membri della famiglia. Ma, questo sì è tassativo, spegnere le notifiche dello smartphone, se come spesso accade già ne possedete uno personale. Importante è anche che l'ambiente sia dotato di una buona illuminazione che non stanchi la vista. Per le materie orali, soprattutto se non interessano, il rischio è che si tenda ad imparare a memoria senza aver capito veramente l'argomento e senza che i concetti memorizzati restino nel tempo. Per evitare di ripetere a pappagallo, può essere utile seguire questi 5 passi. Il primo, fare una prima lettura veloce. Secondo, sottolineare i concetti più importanti. Terzo, riassumere con brevi appunti o schemi. Quarto, ripetere ad alta voce con il libro davanti. Quinto, ripetere ad alta voce senza libro. Le migliori piattaforme di didattica digitale possono essere di grande aiuto per individuare tecniche di memorizzazione più adatte a rendere più facile e veloce l'apprendimento. Infatti, oltre a contenere lezioni interattive sulle materie, presentano mappe concettuali scaricabili per ogni disciplina. Le mappe concettuali sono schemi logici che riassumono un dato argomento, visualizzandone appunto i collegamenti. Tramite la piattaforma didattica si possono sia scaricare le mappe esistenti che imparare a crearne di proprie. Questo sarà fondamentale per trovare un metodo di studio efficace. Scegliere una piattaforma di didattica digitale rappresenta una valida soluzione, in quanto contiene risorse per lo studio e compiti personalizzati a casa, come video lezioni animate, esercizi interattivi, test di verifica e giochi didattici.